Ciao a tutti ragazzi e benvenuti su S-Video. In questo momento mi trovo su un terreno abbastanza scosceso proprio per testare la stabilizzazione della nuova GoPro Hero 11 e della precedente GoPro Hero 10. Sulla Hero 10 troviamo l'Hypersmooth 4.0, mentre sulla Hero 11 troviamo l'Hypersmooth 5.0. Su entrambe abbiamo un'ottima stabilizzazione a livelli veramente eccezionali, ma comunque la Hero 11 riesce a ottimizzare ancora di più quella stabilizzazione che io onestamente credevo praticamente perfetta. Entrambe sono impostate in 5,3K con il campo visivo wide e la stabilizzazione impostata al massimo. Sulla Hero 11 abbiamo la possibilità di impostarla anche in automatico, quindi automaticamente gestirà l'intensità della stabilizzazione e farà magari un crop maggiore per arrivare a boost, quindi il massimo, o magari un crop inferiore se appunto c'è poco movimento. Ma nel video di oggi comunque l'ho impostata al massimo, così appunto come sulla Hero 10. E adesso invece sto facendo una corsa, quindi per vedere effettivamente come rende questa super stabilizzazione, che chiaramente camminando sembra impeccabile, ma così come sarà voglio saperlo anche da voi nei commenti. Adesso sono passato al campo visivo lineare e quindi ho abilitato l'Horizon Leveling sulla Hero 10, che ci consente di inclinare la GoPro fino a circa 45 gradi, e ho abilitato invece sulla Hero 11 l'Horizon Lock, che ci permette di ruotare la GoPro fino a 360 gradi. E infatti in questo momento sto ruotando le GoPro e come potete vedere sulla Hero 11 l'orizzonte rimane livellato, mentre sulla Hero 10 arrivato a un certo momento l'orizzonte perde l'allineamento, il che è veramente fantastico, perché prima questo si poteva fare anche sulla Hero 10 e sulla Hero 9, ma solo montando la Max Lens Mod. Ne ho approfittato per dare una rapida occhiata alle riprese che avete appena visto e secondo me la differenza è veramente minima, se non nulla, fra le due GoPro. L'unica reale differenza è l'Horizon Lock, che appunto ci permette sulla Hero 11 di ruotare la videocamera a 360 gradi. Adesso però sono passato alla modalità Auto Boost, quella modalità di stabilizzazione che vi avevo accennato all'inizio del video. Quindi significa che la GoPro, in base al movimento che rileva, cropperà di più o di meno l'immagine. Questo perché per applicare più stabilizzazione c'è bisogno di uno zoom maggiore, proprio perché è elettronica. Quindi in questo momento che la Hero 10 è impostata su boost, quindi al massimo, dovremmo avere un campo visivo un po' più stretto, mentre sulla Hero 11, che in questo momento appunto il movimento è minimo, il campo visivo dovrebbe essere più ampio. Se però io adesso inizio a correre e a muovermi tanto, teoricamente l'immagine dovrebbe zoomarsi e quindi equiparare il campo visivo della Hero 10. Ditemi nei commenti se notate differenze. E adesso passiamo alle condizioni di scarsa luminosità. Come rende la stabilizzazione con poca luce? Beh ragazzi, molto male, sia con la Hero 10 che con la Hero 11. Infatti la situazione apparentemente non è cambiata. Non so se la Hero 11 riesce a gestire un po' meglio il tutto, ma comunque abbiamo bisogno di molta luce affinché il video sia stabilizzato bene, perché altrimenti avremo questo effetto un po' mosso. Ma ora vediamo qualche esempio.
Bene ragazzi, con queste brevi clip avrete capito indicativamente come si comportano le GoPro in condizioni di scarsa luminosità per quanto riguarda la stabilizzazione. Chiaramente non vanno affatto bene, e se di giorno, come abbiamo visto, la stabilizzazione è veramente eccezionale, di sera il risultato è pessimo, e quindi una cosa da tenere in considerazione. Chiaramente nelle prossime settimane pubblicherò altre comparazioni per vedere effettivamente come rendono le due GoPro da tanti altri punti di vista, e quindi ragazzi fatemi sapere cosa ne pensate in generale della stabilizzazione di queste due GoPro, e vi consiglio di dare un'occhiata a questo video. E se il video di oggi vi è piaciuto lasciate un bel like e iscrivetevi al canale.